Ciao a tutti cari amici dei pesci, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche generali per la seconda parte di settembre 2022. Ok, abbiamo la carta dell'imperatore. Si parla di un periodo di stabilità, di concretezza. Per qualcuno potrebbe far riferimento al lavoro, a un nuovo incarico, magari a un capo, piuttosto che a un padre, perché l'imperatore è anche collegato al padre o alla paternità in sé. Si parla comunque di qualche cosa che, wow, che dà stabilità o che è stabile, o qualche cosa verso cioè una stabilità che si cerca di raggiungere. Carta numero 20, abbiamo l'arcangelo Fanuel e parla di speranza, di ottimismo e di nuovi inizi. È una bella carta. Sento che per molte persone si parla di un nuovo momento di vita, direi io. Normalmente quando c'è un 4 per qualcuno potrebbe risuonare come un movimento inerente a una casa. Il numero 4 è collegato alla casa, proprio casa come ambiente dove vivere o come per esempio il paese di origine, quello che si considera casa, non solo a livello fisico, ma anche da un punto di vista, ehm, diciamo, del sentirsi bene con quel posto. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi vogliono dire. Io intanto vi ricordo che le letture comunque sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi potrebbe non risuonare tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse suonare niente o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Se poi volete mettervi in contatto con me, trovate la mia mail sotto nella descrizione del video. Cominciamo con un 9 di coppe e un re di denari. Quindi direi che cominciamo belli forti. Il 9 di coppe è una carta di compimento, è una carta di appagamento, è una carta che parla proprio di quello che è una sensazione di soddisfazione da un punto di vista emotivo proprio. E il re di denari mi parla di una soddisfazione da un punto di vista pratico che un po' richiama quello che è l'energia dell'imperatore. Potrebbe anche essere una persona vicino a voi che in qualche modo diciamo partecipa al compimento di questo 9 di coppe, alla sensazione di appagamento del 9 di coppe. Abbiamo poi un fante di bastoni al contrario. Fante di bastoni normalmente fa riferimento come a livello di energia, diciamo così. Innanzitutto è un fante e quindi si parla di qualche tipo di energia un po' immatura. Essendo un fante di bastoni, qui potrebbe essere qualche cosa molto legato alla materialità e a questo sì, a qualche cosa di materiale direi. Diciamo che qualcuno probabilmente, si sta abituando a questo 9 di coppe e si sta un po' perdendo, quello che è l'entusiasmo per il nuovo, per quello che potrebbe venire, insomma, o anche per quello che è, la vita di tutti i giorni, se vogliamo, il vivere l'abbondanza che già si ha, C'è un 5 di coppe. Il 5 di coppe normalmente fa riferimento a una perdita, a un qualche tipo di senso di colpa o di rammarico. Ehm, Credo che qui qualcuno abbia paura di potersi pentire di qualche tipo di decisione, di qualche tipo di ehm, anche non movimento, perché il 9 di coppa è una carta di staticità, ok? Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi danno. Sì, qui bisogna dare più fiducia a se stessi, mi verrebbe da dire. Regina di denari e re di denari. Per molte persone potrebbe risuonare come una relazione per destino con questa persona. Eh, per molte persone è una questione familiare. La regina di denari al contrario, però, mi dà la sensazione che qui ci sia qualcuno che sia
lasciato un po' da solo, diciamo così. Abbiamo un fante di spade, un altro fante. Sì, qui secondo me quello che manca è... Bisogna andare ai piani alti, diciamo. Siete molto concreti, devo dire. In questo tipo di lettura sento molta concretezza, molto elemento terra. Denari qui, l'imperatore. Quello che secondo me manca è, giustamente, qui avete la carta della speranza e dell'ottimismo. Vi manca un po' di entusiasmo, il fatto di sentire che i vostri ideali sono validi. Andiamo avanti, vediamo l'ultima carta, poi andiamo a spiegare meglio con i mini tarocchi. Abbiamo un 6 di coppe, wow. Guardate, in realtà è un periodo bello perché si parte con un 9 di coppe che è già una carta di appagamento, è una carta di soddisfazione personale proprio. E si finisce con una carta del 6 di coppe che è una carta che parla di una relazione che è quasi da fiaba, ok? Molte volte parla anche dell'amore platonico o di quello che potrebbe essere un affetto tra fratelli o tra cugini, per esempio, tra amici, ecco, platonico in quel senso. È comunque un affetto puro. Qui in qualche modo c'è di mezzo anche la genitorialità. Potrebbe essere che siate in una situazione di dover lasciare andare, perché qui abbiamo la carta del 5 di coppe, magari un figlio. Magari avete bisogno di lasciarlo andare per la sua strada, insomma. Andiamo a vedere carta per carta. Andiamo a vedere il 9 di coppe. La stella al contrario è un altro 9, però di bastoni. Sì, sento che questa sensazione di appagamento, diciamo, di staticità, se vogliamo, del 9 di coppe è un po' il rimanere in una zona di comfort perché in qualche modo vi siete costruiti una sorta di barriera, ok? Qualcuno qui ha perso una sorta di speranza, di entusiasmo, come vi dicevo prima. Ok, però si rimane in questa zona di comfort perché si sa gestire. Andiamo avanti, vediamo questo re di denari. Abbiamo un 6 di denari. Un altro re di denari e la carta del carro. Sì, qui si tratta con la carta del carro di prendere una decisione, una direzione, ok? Su dove sia meglio andare. In realtà il re di denari è una bella energia, parla di una persona generosa, parla di una persona, potrebbe arrivarvi veramente un aiuto inaspettato da parte di qualcuno che magari vi o vi aiuta a spostare, potrebbe essere un passaggio, mi dicono. Magari qualcuno ha bisogno di fare uno spostamento, ha bisogno di un passaggio ed è quello che arriva. Diciamo che non sarà una cosa, come vi posso dire, così. Ci deve essere un giusto scambio, se vi offrono un passaggio voi dovete offrire qualcos'altro, insomma. Può essere il pranzo, può essere, cioè, quello che vi pare, però ci deve essere uno scambio equo in questo senso. Andiamo a vedere questo fante di bastoni al contrario. Abbiamo un 5 di spade e un 10 di pentacoli. Credo che il fatto di non avere questo entusiasmo sia dovuto al vostro ambiente familiare. Come vi dicevo all'inizio, l'imperatore fa riferimento alla casa, no? Sia alla casa di mattoni, ma anche a livello emotivo, quindi a quello che per voi è casa. Può anche essere che qui, con questo 5 di spade, ci siano dei conflitti a livello familiare. Magari ne state solo parlando in famiglia o avete idea di fare qualche cosa
e questi continui conflitti e disaccordi vi fanno un po' passare la poesia, come si dice. Andiamo a vedere il 5 di coppe. 2 di coppe, 6 di coppe che avevamo già qui, però qui è il contrario, e la carta del mondo. Qui qualcuno ha paura di perdere un accordo, di perdere un compromesso, un contratto, magari un fidanzato, una possibile occasione con qualcuno, ok? Andiamo a vedere la regina di denari al contrario. Asso di denari, fante di bastoni al contrario un'altra volta e regina di bastoni al contrario. Stavo guardando che qui re e regina di denari, qui c'è un re di denari, qui la regina di bastoni. Allora, sento che in qualche modo potrebbe esserci questo nuovo inizio. C'è un nuovo inizio, un dono, qualche tipo di aiuto che arriva. Nonostante ci sia questa, in un certo senso è la paura di perdere qualcosa o qualcuno che vi blocca per fare questo movimento di cui ci parla il carro, eh. E qui avete difficoltà a fare questo movimento perché ci sono tante voci discordanti, sia fuori che dentro la vostra testa e quindi avete paura, secondo me, di fare la mossa sbagliata. Però c'è un asso di denari, quindi un aiuto, un'illuminazione, potrebbe anche solo essere un'idea, in qualche modo arriva. Però quello che sento è che non dovete più stare dietro agli altri. Cioè, la regina di denari è una di quelle energie che dà molto generosamente, però poi quando è ora di aver bisogno è sempre da sola. Quindi qui avete bisogno di essere un po' più egoisti, ok? Pensate un po' di più a voi stessi. Andiamo a vedere questo fante di spade. Papa al contrario, 3 di bastoni al contrario, 8 di coppe al contrario, 7 di spade al contrario. Sì, occhio alle proiezioni. Come vi dicevo, c'è sicuramente qualche tipo di influenza da parte del vostro gruppo, che sia di amici, lavorativo o familiare, che in qualche modo non vi fa vedere chiaro. Qui c'è il fante di spade perché vi dice andate a fondo delle cose, non ascoltate solo quello che vi dicono, ma fate attenzione anche a chi ve lo dice, a come potrebbero manipolare le cose, non credete sempre a tutto, perché qui ci sono delle verità che vengono a galla. E normalmente il 7 di spade parla anche di proiezioni, ok? E qui dovete ragionare con la vostra testa fondamentalmente per riuscire a capire qual è la mossa giusta se vogliamo. Ma già qua ve lo dicevo, no? Perché questo fante di spade ha sempre un'energia un po', forse un po' troppo ottimista. Mm. Un po' troppo perché? Perché poi si rischia di essere talmente ottimisti da perdere di vista qual è la realtà. O magari non è l'ottimismo, ma magari è che siete presi così tanto dalla vostra idea, dalla vostra proiezione, perché questi potreste anche essere voi, che proiettate, da perdere di vista la realtà, infatti. Andiamo a vedere 6 di coppe. 5 di bastoni al contrario e la luna. Sì, ragazzi, qua si tratta di rimanere con i piedi per terra, ok? Di essere concreti. Perché qui avete
diciamo parecchie forze, se vogliamo, che influenzano il vostro modo di pensare e il vostro modo di sentirvi liberi. Qua con i 5 di spade potrebbero anche essere dei pettegolezzi, dei sentito dire, litigi e discussioni o anche semplicemente dei conflitti interiori. E già si parte da una zona di comfort che vi siete costruiti per difendervi da qualche cosa che probabilmente c'è stato nel passato. Si inizia con la carta del sogno, si finisce con 2 carte di sogno, quindi qui c'è un sogno probabilmente che voi volete realizzare, ma ci sono energie discordanti che vi mandano un po' in confusione. Qui il consiglio delle carte è di essere un po' più concreti, di studiare più a fondo la situazione e fondamentalmente di fare attenzione a quelle che sono le vostre proiezioni, ok? Andiamo a vedere con Osho. Io intanto voglio ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i like, le condivisioni che sono molto importanti, con i commenti, con le iscrizioni, con le donazioni. Quindi grazie davvero a tutti quanti per la collaborazione. Ok, abbiamo la carta del confronto e noi siamo il mondo. È un 5 di spade, ok? Questa carta nello specifico vi ricorda che siamo tutti anime uniche, ognuno con i propri pregi, difetti, tendenze e paure, insomma, e è difficile fare un paragone. Diciamo che più che altro non ha molto senso fare un paragone, amici dei pesci. Ogni pesce è diverso. Ok, e poi abbiamo questa carta che noi siamo il mondo, è un 10 di denari ed eccolo qua. C'è una carta di compimento, ok? Qui vi ricordo un po' che siamo tutti parte dell'uno, anche se è un vostro ambiente familiare con il quale adesso magari non vi sentite più tanto in sintonia, questa carta vi ricorda un po' che fondamentalmente quando ci troviamo davanti a qualche cosa che stona, che non ci piace, è perché quel qualche cosa ci sta facendo vedere quello che dentro di noi non è ancora guarito. Quindi tenete sempre, diciamo, in osservazione quelle che sono le dinamiche del gruppo, ok? Perché comunque siamo tutti parte di uno. È una carta numero 10, come vi dicevo, e quindi parla della fine di un ciclo e dell'inizio di un ciclo nuovo. Si va verso quello che è questo sogno, però dovete rimanere con i piedi per terra, ci deve essere un po' di concretezza in più. Potete lavorare andando a camminare a piedi scalzi in un prato o nei boschi se potete, o in spiaggia se potete. Quello aiuta un pochettino a portare giù l'energia. Oppure fatevi fare un bel massaggio ai piedi, anche quello aiuta a portare giù l'energia. Bene, andiamo. Quante. Allora, coraggio. Qua parla di affrontare la vita con forza, con determinazione e appunto con coraggio, lontani dalla paura. Gratitudine e l'amore universale brilla attraverso i miracoli della vita tutto intorno a te. Vi dice di essere grati comunque per tutta quell'abbondanza e quell'appagamento che già avete. Vi ricordo che si inizia già con un 9 di coppe, con una carta molto positiva. E poi abbiamo amore. Vivi la verità e condividi l'amore che è che è nella tua anima. Quindi anche qui si tratta di essere puliti, mi viene da dire. Puliti perché? Perché qui comunque abbiamo delle emozioni che pesano un po' e la carta del mondo al contrario, che io associo sempre un po' anche al bambino interiore, quindi a questa genuinità. E vi ricordo che c'è anche il 6 di coppe che ha quel tipo di riferimento 2 volte, tra l'altro. Quindi amore, gratitudine e coraggio sono le vostre parole per darvi un supporto in queste settimane. Cari amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!